Questa è la storia di un uomo e del legame con la sua comunità. Comunità che costituisce per lui dapprima una famiglia e successivamente un antagonista. È la storia di un istrionico pensatore, forse il più peculiare che Cogne abbia mai conosciuto. Questa è anche la storia di una casa, sulle cui facciate si intravedono le sagome di 2 orologi. Ed è proprio lì che nel 1772 nasce César Emmanuel Grappin. Nel 1806 il dottor Grappin ha fatto installare nella sua casa paterna un orologio, forse per far notare ai suoi concittadini la modernità dei tempi, i cambiamenti, e forse anche un po' in contrapposizione alla chiesa, il cui campanile segnava unicamente le ore e le mezz'ore attraverso le sue campane, mentre il suo orologio dava l'idea del trascorrere dei tempi. Il dottor Grappin si laurea, poco più trentenne, si laurea a Torino alla scuola di medicina nel 1804. Tornato a Cogne e impaziente di applicare certi principi al riscatto della sua comunità in cui vede tanta miseria, e infatti si occupa della miniera, dell'amministrazione, sarà poi sindaco per un certo periodo. Capelli lunghi, ossuto e longilineo, di carattere autoritario ed assai eccentrico, fino a sembrare quasi bizzarro. È un po' così che possiamo immaginare il nostro protagonista. I suoi contemporanei dicono che anche in piena estate camminasse ai piedi dei ramponi di ferro, indossasse il frac. Qualcuno dice che fosse vestito alla Robespierre. Un filantropo anticonformista illuminato che interpreta la scienza nel suo periodo come una visione olistica della vita e della società. Come medico esercita una medicina complessiva, al passo con le conoscenze del tempo. L'ars medica, che esercitava a titolo per lo più gratuito, lo vede impegnato a combattere l'analfabetismo e la denutrizione, dando corpo a un periodo di educazione sociale e politica a tutto campo. La sua visione ippocratica lo porta dalla visione del microcosmo della singola persona al macrocosmo dei suoi concittadini, considerato come una sua unica famiglia. L'ottica comunitaria accompagna la visione del dottore anche nella sua gestione innovativa della miniera. Cogne, infatti, era un importante polo di estrazione del ferro. Grappin era profondamente convinto che i cittadini fossero in grado di gestire la miniera sotto l'egida dell'amministrazione comunale. L'estrazione del minerale di ferro, il trasporto, la costruzione delle strade, eccetera, era fatto dai suoi stessi concittadini in modo che la ricchezza non andasse a degli imprenditori estranei alla sua comunità, ma rimanesse ai suoi fratelli, così come ogni tanto li chiamava. Lui si è impegnato a fare una strada carrozzabile a 2 ruote per portare il minerale fino a Vie, e così lì veniva diviso a tutte le famiglie di Cogne. Questa è la strada che il dottor Grappin aveva fatto sistemare per il trasporto del minerale. Da parte del ricavato di quello che veniva dalla miniera, aveva piacere di dividerlo alla popolazione di Cogne, di consegnare a ogni famiglia un tot di quattrini lì per farli tirare avanti. Cogne, nel passaggio tra 7 e 800, era un microcosmo. La comunità era isolata, economicamente e geograficamente. Pensate che la strada di collegamento con il fondovalle, per come oggi la conosciamo, arriva solo a inizio Novecento.
Anche dal punto di vista amministrativo, il nostro dottore aveva una precisa visione di come il suo villaggio doveva essere gestito. Come sindaco ha cercato di aiutare le famiglie più povere. Grappin, nel suo spirito illuminista, pensava che non bisognasse aiutare i deboli attraverso l'elemosina, ma offrendo loro del lavoro. E proprio per questo, mentre era sindaco, aveva fatto distribuire alle famiglie più povere delle terre comunali incolte, appunto perché queste famiglie potessero lavorare la terra, ricavarne dei benefici e migliorare le loro condizioni di vita. La chiave dello sviluppo della vallata, secondo il dottore, era da ricercarsi nella famiglia, intesa come istituzione di prossimità. E i capifamiglia avrebbero dovuto stringersi in collaborazione con il fine ultimo del bene della comunità. Il dottor Grappin ha fatto costruire questa fontana in ferro, a mio avviso per simboleggiare due aspetti della sua petite patrie, l'aspetto industriale e l'aspetto agricolo. Infatti il ferro proveniva dal minerale di ferro di Cogne e la scritta che c'è sulla fontana inneggia alla felicità degli agricoltori. Questa storia però non è priva di ombre. Un gruppetto di concittadini tramava infatti alle spalle del dottore, manovrando per togliergli la direzione della miniera. Spesso egli descriveva questo nero senato come un gruppo di rapaci, le cui vittime erano il benessere della comunità e gli affari della miniera. Il detto cogne ruzzo cogne si può applicare benissimo al dottor Grappin. Il sistema con il quale conduceva diversi tipi di lavoro ha finito per essere inviso sia agli imprenditori sia a alcune grandi famiglie locali. Grappin muore senza figli e la casa negli anni passa di nipote in nipote, per poi essere abitata fino alla fine degli anni 70. La casa dell'orologio, come è passata alla storia, è oggi, assieme alla fontana, uno dei simboli di Cogne ed è un luogo enigmatico e forse ancora da riscoprire, esattamente come il suo più illustre abitante.